Benvenuti su Black and Wire. Io sono Giorgia, lavoro lastre e fili di metallo da tanti anni e qui su questo canale condivido con voi tutorial e consigli su questo argomento. Oggi nuovo tutorial sulla saldatura e come ogni video sulla saldatura ci tengo a dire che questo mondo è veramente vasto e è riduttivo dire si saldano così le lastre, basta guardare questo video e avete fatto. No, assolutamente. Tramite questo video voglio mostrarvi come si saldano due lastre insieme, anzi in realtà è una sola a forma di anello, ma è ovvio che ogni singola saldatura ha le sue complessità, poi dipende sempre dal tipo di struttura che dovete andare a fare, eccetera. Diciamo che è una lavorazione molto semplice e che se volete iniziare a saldare sicuramente questo tutorial vi sarà utile. In questo video vi mostro solo e esclusivamente la fase della saldatura, quindi tutta la prima preparazione dove ho limato bene le estremità della lastra per farle accostare bene non c'è e come non c'è poi quella successiva della rifinitura e della lucidatura. In questo video quindi mi concentrerò soltanto su questa fase di cui ti spiegherò molto bene nei dettagli tutti i passaggi, quindi spero che sia chiaro, ma in ogni caso ti invito a lasciare un commento qua sotto se hai dubbi o se hai richieste per nuovi video. Iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto e attiva la campanella così da non perderti i nuovi tutorial. Sto editando i video sulla saldatura e mi piacerebbe aggiungere questa piccola parentesi sulle misure di sicurezza. Io nei miei video non ve ne parlo perché non ho le competenze per poterlo fare, quindi anche se utilizzo un certo tipo di mascherina e delle misure di sicurezza minime, non voglio consigliarvele perché non mi sento sicura. Quindi quello che vi consiglio è di rivolgervi a un esperto, di informarvi il più possibile così da procedere in totale sicurezza. Per quanto riguarda tutti i materiali, quelli che andrò a utilizzare oggi te li lascio sotto nell'info box con il link per acquistarli e se vuoi conoscere bene tutti i materiali e i loro dettagli per la saldatura ti lascio il video dove ne parlo qui sulle schede e sotto nell'info box. Questo è l'anello che voglio saldare, non è un anello che andrà indossato al dito ma mi servirà per altro, comunque è la forma di un anello. La lastra che ho utilizzato è di ottone da 0,4 mm di altezza, di spessore. Cos'è fondamentale prima di iniziare la saldatura? Assolutamente le due parti dell'anello, quindi le due lastre, devono toccarsi perfettamente. Ora cerco di mostrarti bene nel dettaglio che cosa intendo. Come vedi, questa è la parte dove si vanno a toccare le lastre e devono essere veramente attaccate bene, quindi da controllare sia la parte esterna e anche la parte interna. Quasi non deve vedersi questo spacco. Questo perché in questo modo la saldatura scorrerà tranquillamente nella parte appunto che vogliamo saldare, quindi le due parti della lastra, e la saldatura verrà bene, quindi solida. Come vedi infatti l'anello è molto storto perché al momento non mi interessa questo, l'importante è saldarlo bene, dopodiché andrò a metterlo in tondo, ma questa è tutta un'altra lavorazione. Quello che è importante adesso è creare una struttura molto solida tramite la saldatura. Allora, generalmente io saldo sopra il mattone refrattario, però come già ti ho detto nell'altro video, quello dove spiego appunto i materiali necessari, non sempre serve. In questo caso infatti andrò a utilizzare solo la pinza, questa qua, perché andandolo a appoggiare a terra, cioè qui, il mattone andrebbe a rubarmi troppo calore, ci metterei tanto di più e comunque non riuscirei bene a controllare la saldatura, quindi la farò in aria. Quindi vado a mettere la pinza nella parte opposta a quella che andrò a saldare, così, in modo tale che il calore si prende bene, soprattutto in questa parte che mi serve. Come prima cosa vado a mettere la borace su tutta la linea che devo saldare, quindi sia nella parte esterna che interna.
la faccio seccare. Ok, diventa così bianca polverosa. Lo faccio subito perché altrimenti, una volta che ho posizionato i paglioncini precisi dove voglio, poi se vado a dare calore e la borace si deve ancora seccare, questa va a spostarli e quindi non viene perfettamente come dovrebbe. Prendo i paglioncini e vado a metterli 4, sì, circa 4 su tutta la linea di questa parte che devo saldare, ma all'interno. Devono essere molto piccoli, quindi serve un po' di pazienza. Ora vado a prendere la mia torcia, anche di questa ne parlo bene nel video che ti dicevo prima. La metto al massimo, ma con la fiamma morbida, quindi non quella corta, potentissima, ma un po' più morbida. Andrò a posizionarla sul retro, quindi nella parte opposta dove sono i paglioncini, e semplicemente stando con la fiamma ferma, non credo sarà necessario andare a dargli una fiamma più forte, perché solitamente faccio anche questo, modero la fiamma a seconda della lavorazione, ma in questo caso non credo ci sia bisogno. Basterà semplicemente posizionarla fissa, in modo tale che il calore si distribuisca in maniera uniforme, si scaldi tutto il pezzo perfettamente e la saldatura scorra in tutta la linea che voglio. Nel caso in cui qualche parte dovesse rimanere scoperta, semplicemente poi andrò a ripetere l'operazione, quindi se questi paglioncini non dovessero bastare andrò a aggiungerli poi. Ora per comodità ti farò vedere la saldatura in questa posizione, ma in realtà dovrebbe essere così, perché appunto poi i paglioncini vanno a distribuirsi bene qua sotto, però in questo modo credo che si veda molto meglio, e poi soprattutto non vorrei dare fuoco alla mia fotocamera, quindi farò così. Quindi massima potenza e fiamma morbida, abbiamo detto. Ok, come saldatura è andata molto bene. Ok, la saldatura è andata bene al primo colpo, cosa che succede rarissimamente, però basta controllare la parte opposta, e se tutta la saldatura... Ah no, ecco, c'è un puntino. Ecco, lo vedo. No, ho detto una cavolata, non è andata benissimo. Perché cerco di mostrartelo per bene, sperando che si veda, perché questo pezzo è veramente piccolo. La saldatura ha scorso bene su tutta la linea, tranne su una piccola parte. Io non credo che si veda bene perché il metallo riflette, però c'è un buchino qui piccolissimo, ma dobbiamo eliminarlo, altrimenti la struttura non sarà perfetta come vogliamo. Quindi che cosa farò? Andrò di nuovo a mettere la borace sia qui che all'interno, 2 o 3 paglioncini, forse 2 bastano, altrimenti poi viene troppa saldatura in giro, e ripeto la stessa operazione.
Ok, questa volta la saldatura è andata veramente bene, perché vedo che ha scorso perfettamente su tutta la linea. Perché ho messo i paglioncini all'interno? Te lo spiego adesso perché si vede molto meglio il motivo. Qua dentro la lavorazione, per quanto adesso andrò a pulirlo, è brutta, ecco, semplicemente è molto brutta, perché la saldatura comunque sporca molto il metallo, anche se lo vado a uniformare con la lima, rimane sempre la parte un po' più sporca rispetto a questa, che adesso io a occhio nudo lo vedo, non so se dalla telecamera si vede bene, in ogni caso è molto più pulito rispetto a questo. Quindi semplicemente è questo il motivo per cui vado a mettere i paglioncini all'interno e poi con la fiamma li faccio arrivare dalla parte opposta. Questo pezzo adesso lo vado a lasciare nell'aceto e sale, così che si toglie bene tutta l'ossidatura, e poi procederò con lima e smeriglio per farlo bene, e poi credo diventeranno, insieme agli altri ovviamente che andrò a saldare poi, degli orecchini. Spero che questo video ti sia stato utile e che abbia chiarito un po' di dubbi sulla saldatura. In ogni caso fammi sapere tramite un commento che cosa ne pensi e se hai domande o dubbi al riguardo. Ti invito di nuovo a lasciare un like se ti è piaciuto questo video per sostenere il canale, e iscriviti se ancora non l'hai fatto. Noi ci vediamo il prossimo venerdì, sempre alle 14, per un nuovo video tutorial. Ciao! E ora lo devo mettere in tondo.